Ciao e benvenuti sul mio canale, ce l'abbiamo fatta, dopo 6 mesi sono tornato per questo aggiornamento, è da 4 mesi che volevo farvelo, come vi avevo anche scritto, volevo farlo a settembre per parlarvi della mia estate, ma non ho assolutamente avuto tempo, quindi vabbè, abbiamo già passato anche Natale, oggi è l'8 di gennaio, sono tornato 2 giorni fa dall'Italia, quindi vi racconto un po' di cose sia dell'estate sia anche del Natale. E, non so quanto sarà lungo questo video perché ho una marea di cose da dirvi, ho tutta la mia lista qui. Quindi forse lo spezzo in 2 parti, non lo so perché non so quanto viene lungo, ma eventualmente insomma ho già preparato l'introduzione dell'eventuale seconda parte e un po' di cose. Allora, questo video non sarà in ASMR perché questo è giusto per farci 2 chiacchiere, non è a scopo di lucro, non mi aspetto niente, quindi insomma è giusto un aggiornamento che ci tengo a fare io. L'audio non sarà dei migliori perché sto usando solo l'audio del telefono con cui sto registrando, col fatto che questo appunto video non è a scopo di lucro, non è un video lavorativo, non volevo assolutamente prendere fuori il microfono, quello più professionale, perché ci vuole più tempo poi per sincronizzarlo, e avevo un microfono, quelli piccolini che si mettono qua, che usavo per i miei video dove insegnavo inglese, volevo usare quello, ma mi sa che l'ho buttato, non l'ho trovato, e quindi alzerò il volume di questo audio il più che posso, ma sì, non sarà dei migliori. E niente, cominciamo. Allora, intanto grazie per tutti i commenti che mi avete lasciato nell'ultimo video dove vi ho salutato ormai 6 mesi fa, e anche nei commenti che mi avete lasciato nel post dove vi ho detto che sarei prima o poi tornato, quindi grazie del supporto, grazie di tutti i vostri commenti, grazie a tutti quelli che mi hanno anche scritto privatamente, alcuni ad esempio, insomma, mi chiedevano degli aggiornamenti, o mi sa che c'era un altro che mi ha chiesto, insomma, voleva dei miei video così, insomma, la sua ragazza si calmava a guardarli. Così insomma non gli rompeva le scatole a lui, insomma, grazie. E niente, allora cominciamo, parleremo sì, appunto di cose che sono successe durante l'estate e poi insomma dall'estate a Natale. Ehm, Comincio con una cosa che è successa è che qualche mese fa una ragazza che si chiama Elisa Whispers ASMR, quindi andatela a seguire, mi ha menzionato nel suo video come insomma uno dei canali che lei guarda, quindi quello mi ha fatto molto piacere perché non me l'aspettavo, non pensavo assolutamente che mai succedesse. E appunto parliamo giusto così un po' per ridere, per cominciare, di alcuni canali, insomma ridere, assomigliartelo, cioè è una cosa da sfigati, quindi lo penserete, ma me lo dico da solo. Vi dico un paio di canali o anche cose su Instagram che ho trovato in questi mesi. Io ho studiato lingue alle superiori e ho fatto inglese, tedesco, spagnolo e anche latino, che io adoro. A me non piacciono le lingue latine, quindi italiano, francese, spagnolo non mi piacciono, ma non mi piace il suono, non mi piace la grammatica, ma adoro il latino, anche perché il latino è proprio la conferma di quello che penso io, cioè che le lingue sono puramente matematiche, ed è per quello che mi piacciono, perché le vedo come matematica, e il latino è proprio l'apoteosi di questa mia teoria. Mi è piaciuto tantissimo il mio unico rimorso, rimpianto, quello, insomma, quello che avrei voluto fare che non ho fatto è che mi sarebbe tantissimo piaciuto fare greco, ma io ho fatto il liceo, il mio era un liceo linguistico, scientifico con specializzazione linguistica, quindi il greco non era contemplato, ma vabbè, insomma. E perché vi dico questo? Perché non ci avevo mai pensato. Allora, io avevo trovato già dei video, dei canali su YouTube dove insegnavano il latino, oppure si parlava della storia dei romani, ma non mi era mai neanche pensato di pensare che ci fossero dei canali dove la gente parla in latino, come io quando parlavo, facevo i miei canali in inglese, insomma,
Ho trovato, non so perché, ma mi è stato, insomma, su YouTube mi è venuto fuori questo canale dove c'è questa ragazza italiana che è un'insegnante di latino e penso anche il greco, e lei fa tutti questi video come praticamente quello che sto facendo io in latino ed è bellissimo. Lo so, sono uno sfigato, ma a me rilassa moltissimo, mi piace tantissimo. Oltretutto io ho tutti i miei libri di latino qui. Purtroppo non riesco insomma, a guardarci perché non ho tempo, però insomma ve la consiglio tantissimo. Il canale si chiama Satura Lanx e sì, praticamente è bellissimo il fatto che appunto questa ragazza parla di tutte le cose che vi sto dicendo io. Lei lo fa in latino come se fosse una lingua viva, e poi insomma sapevo che ci sono poi gruppi di persone che parlano, che proprio parlano latino attivamente, però insomma non l'ho mai vista così fatta a livello proprio di popolo, e quindi mi è piaciuta tantissimo, ve la consiglio. E parlando invece adesso di inglese, come sapete io non uso social media, ma sono contentissimo che questo vi sia stato, questo canale su Instagram mi sia stato raccomandato. C'è questo ragazzo italiano che si chiama Il Profs con due S, che è questo ragazzo che fa finta di cioè vi insegna l'inglese ma sbagliato, è proprio una presa in giro. Praticamente vi dice tipo, come si dice biglietto in inglese? Si dice billets, e poi ti spiega, si crea tutte queste regole cretine che non esistono, e appunto vabbè lo so, sempre da sfigato, ma cioè a me che mi piacciono sono davvero molto divertenti, quindi quello ve lo consiglio. Lui mi sa che poi è veneto e ogni tanto insegna anche il dialetto veneto, quello, insomma non fa solo queste cose di inglese, ma fa ridere anche me, quindi insomma se lo trovate vi consiglio di fare, ecco, giusto per farvi due risate. E, e niente, parlando di altri video invece, una cosa che volevo dirvi anche nel video di saluto, parlando di video in inglese. Non faccio nomi, non faccio niente, ci sono tantissimi canali, account Instagram dove ci sono, in questo caso parlo di italiani che insegnano l'inglese, alcuni sono molto molto bravi, insegnano, cioè sono anche bravi in quello che insegnano, non tanto come, cioè le parole che insegnano, non insegnano le solite due o tre cose, insegnano parole molto interessanti. Quello che volevo dirvi è che se li seguite, perché vedo che questa gente è seguita tantissimo e sono contentissimo, mi raccomando, state attenti alla pronuncia, perché purtroppo la pronuncia non sempre è azzeccata al 100%, quindi se vedete che vi insegnano una parola che vi piace, vi rimane, non basatevi solo sulla pronuncia che usano loro direttamente, ma andatela anche a guardare su un vocabolario su internet, perché la pronuncia purtroppo non è sempre azzeccatissima, oppure magari lo è, ma ci sono dei suoni che vengono storpiati un pochino e quindi diventano un po' non standard English. So che è una cosa cattiva da dire, però insomma ci tengo perché capisco che questi insegnanti oltretutto sono insegnanti italiani che parlano nel video in italiano e poi dicono una o due parole in inglese sul momento. Sembra una cagata, ma è difficilissimo fare questa cosa. Infatti io ho sempre solo insegnato nei miei video in inglese, ho sempre insegnato in inglese, non ho mai insegnato in italiano, perché il mio cervello non ce la fa. E io ho sempre pensato che col fatto che ho studiato lingue, che mi sarebbe piaciuto fare interpretazione e traduzione, ma ho scoperto che io non ce la faccio, perché il mio cervello pensa solo in inglese, quindi se anche, soprattutto una traduzione simultanea, mi fa stare malissimo, mi fa arrabbiare tantissimo, perché se io dovessi se uno mi parla in inglese, devo tradurlo in italiano, a mia mamma ad esempio, che ovviamente non capisce l'inglese, io non ce la faccio perché il mio cervello pensa solo in inglese, quindi fa fatica a tradurre in italiano. Ovviamente non ho neanche pratica, quindi con un po' di pratica mi aiuterebbe, però insomma, e non solo quello, non solo non ce la faccio, ma mi fa arrabbiare tantissimo, perché il mio unico pensiero è di dire a mia mamma, ma perché non parli inglese, che così capiresti. Quindi cambiare da lingua a lingua immediatamente è molto difficile,
e porta anche a degli errori. Quindi capisco che questi video sono difficili da fare, anche se sembra appunto una cagata parlare un po' in italiano e poi dire una parola in inglese qua e là. Però insomma, ci tengo non, appunto, non per screditare nessuno, infatti non mi faccio nomi, ma col fatto che vedo che, che vengono seguiti tanto, che mi fa tantissimo piacere. Non vorrei che magari per sbaglio ogni tanto una svista e vi dicono qualcosa che magari non è esattamente corretta e quindi dopo la impariate. Ok, quindi adesso e parlando di video, di fama, di essere nei social media, l'altro giorno mi ha fatto ridere davvero, perché quando torno in Italia mi è capitato più di una volta che su Grindr qualcuno io vengo da un paesino di 500 abitanti, quindi quando vado su Grindr, a parte che non ci sono foto di viso di nessuno, perché sono tutti closeted, cioè non sono aperti, non sono dichiarati. E poi sono lontanissimi da me ovviamente, perché abito in mezzo al niente. E mi è capitato più di una volta che qualcuno mi riconoscesse dai miei video e me l'ha detto: ma tu sei quello che fa i video? E l'altro giorno, perché ero in Italia, mi ha fatto sorridere questa cosa di questo ragazzo che mi ha scritto, però, o che non aveva neanche la foto del viso, quindi insomma non rispondo, oppure magari me l'ha anche mandato, insomma non mi piaceva, quindi non gli ho risposto. E lui dopo un po', tipo un giorno dopo, mi ha scritto: eri più simpatico nei video. Quindi di sicuro mi avrà riconosciuto dai video, poi dopo mi ha visto lì e quindi voleva mandarmi la frecciatina, e questo mi ha fatto ridere. Ok, adesso che vi ho detto tutte queste cose, se guardo giù è perché sto guardando i miei appunti. Ecco, quindi insomma, perché volevo fare questo video? Questo video aggiornamento, appunto, vi ho detto che non è a scopo di lucro, anche se metterò le pubblicità in mezzo perché non è fatto per rilassarvi. L'ho fatto perché ho proprio voglia di fare i video. È da quando ho smesso, a giugno, che insomma non ne potevo più, avevo detto basta, non li farò mai più, non avevo neanche più voglia, perché come sapete questa non è una mia passione principale, fare i video. Però vi devo dire che da quando ho smesso di farlo come forzato, come lavoro, mi viene proprio... insomma, è da giugno che ho sempre tanta voglia di fare dei video, perché ogni cosa che mi succede, il mio primo pensiero è: adesso devo dirlo a tutti nel video, perché era quello che facevo quando avevo il canale. Quindi insomma mi fa piacere il fatto che adesso questa cosa più rilassata, appunto, non mi aspetto di fare milioni. Se li faccio ovviamente, come sapete, tornerò tutte le settimane. E quindi sì, mi sono successe tante cose, sono andato in crociera ad agosto, il mio primo pensiero è sempre, adesso lo dico sul mio canale, vi devo parlare del matrimonio dei miei amici, insomma. Quindi insomma lo faccio molto volentieri, e se avessi tempo adesso lo farei un po' più regolarmente, appunto senza alcuna aspettativa. Insomma, non mi aspetto niente, però non ho assolutamente tempo, è per quello che ci ho messo 4 mesi in più di quello che volevo, perché sono divorato dallo studio del coding, di cui vi parlerò perché ovviamente ed è bellissimo. E quindi così. Allora, parliamo dell'inizio di quest'estate. Quindi, quest'estate è andata molto bene, devo dire, a parte una cosa brutta che vi dico subito, così ce la togliamo dalle scatole. Questa estate ho avuto tantissimi, voi chiamate, orzaioli. La parola orzaiolo vi dico già adesso che non la uso più perché è assurda, ha una marea di sillabe. Noi orzaiolo lo chiamiamo stai, e quindi stai capite bene che è molto più veloce, quindi non esiste che userò la parola orzaiolo. Quindi quest'estate, allora io da quando ho cominciato a studiare coding a novembre del 2024, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ho avuto una marea di... insomma il mio corpo stava praticamente morendo, non so se ve ne ho parlato di questa cosa, una tra le quali è, ho avuto, cioè un giorno mi sono svegliato e ero completamente coperto da quello che sembrava una reazione allergica, ero praticamente Deadpool
dopo l'incidente, se avete visto il film. Non so se ve l'ho mai detto, qua ho anche una foto che non so dove, e vabbè. Insomma, lo stress mi ha distrutto. E secondo me è successo anche quest'estate con tutte queste styles, perché praticamente ho cominciato ad averne una enorme qui, che poi una qua, poi dopo ne ho avuto una più piccola qua, che poi sono diventate due qua, ma per un mese sto parlando. Io non ho mai avuto una cosa così. Oltretutto questa era proprio una palla, cioè la riuscivo a muovere con il dito. Ehm, e niente, non sapevo cosa fare, mi sono ovviamente andato a fare vedere. Io la volevo esplodere immediatamente perché sentivo proprio che era piena di pus. Ma mi hanno detto che è meglio di no, di evitare, quindi di aspettare. Mi hanno dato vari unguenti, insomma, varie cose da fare. Facevo gli impacchi 3-4 volte al giorno. Niente, per un mese li ho avuti. Io oltretutto non ho mai comprato gli occhiali da sole, non ho mai avuto gli occhiali da sole in vita mia. ehm, Perché io sono cresciuto con questa idea che, insomma, io ovviamente non avrei, cioè io non spenderei mai dei soldi per comprare degli occhiali da sole fatti bene, perché non me lo posso permettere, e quindi a me è sempre stato detto che tipo, cioè, gli occhiali da sole da 2-3 euro fanno anche male agli occhi, quindi non li ho mai comprati per quello. Non so se è vero, non so se magari era vero in passato, non lo è più adesso, non lo so. Solo che io non potevo andare in giro conciato così. Cioè, fortunatamente ero sempre a casa a studiare, però quelle poche volte che uscivo, perché a giugno ho ricominciato un po' ad uscire, almeno il weekend. Non potevo farmi vedere, era poi London Pride, ci sono state una marea di feste e quindi ho dovuto comprare questi occhiali da sole e andavo in giro solo con gli occhiali da sole. E mi ricordo una volta a London Pride, ho conosciuto questa coppia, che insomma ci stavano un po' provando con me, e a un certo punto uno di loro mi fa: ma mi fai vedere i tuoi occhi? E io cioè, l'ho guardato e gli ho semplicemente detto: no, i miei occhi non te li faccio vedere, perché ero un mostro. Oltretutto questo occhio era questo era mezzo chiuso, perché avevo questa enorme stai qua che proprio mi chiudeva l'occhio, quindi ho detto: no, non mi vedrai mai senza occhiali. E niente, pensavo che fosse qualcosa nei trucchi. Ehm, Però sono andato poi. Questa cosa è cominciata alla fine di maggio, direi, per tutto giugno, poi dopo io a metà luglio sono tornato in Italia, quindi ho detto vabbè, cioè io ho dei trucchi costosi perché non sono trucchi da tutti i giorni e ovviamente non posso neanche permettermi di comprare degli altri a quel prezzo, quindi non volevo buttarli, però insomma ho lavato tutti i pennelli, ma continuavano. No, anzi, in realtà no, non è che continuavano a venire, cioè non se ne sono mai andate, quindi non li ho buttati via subito i trucchi. Anche perché, sì, insomma, non avevo tantissimi spettacoli. E quindi dopo un po' mi sono andate via. Ah no, mi sono andate via, poi dopo, prima di tornare, perché sì, ho cambiato i trucchi, ho buttato alcuni trucchi, li ho cambiati alla fine e poi insomma, ho rilavato tutti i miei pennelli ancora di più. E poi prima che io tornassi in Italia a luglio mi sono andate via, e poi dopo però l'ultimo spettacolo prima di tornare in Italia mi sono tornata, quindi era lì che ho pensato che ci fossero altri trucchi che dovevo buttare. Quindi sono tornato in Italia che avevo due occhi così, anzi non avevo più neanche tanto, non erano tanto le styes, ma era proprio il fatto che erano gonfi, proprio come una reazione allergica. Dopo mi sono venute queste styes, mi sono fatto degli impacchi, poi io e mia mamma eravamo al mare. Insomma, questa volta le ho scoppiate. So che non si dovrebbe, però non potevo farmi un altro mese così. E appena sono scoppiate sono andate via, non ho avuto nessun problema. E niente. Parleremo della mia crociera, ma la crociera che ho avuto a metà agosto è cominciata male perché non avevo più styles da 2 o 3 settimane, quindi ero pronto. Oltretutto col fatto che adesso non ho soldi, perché insomma la mia situazione rimane quella di cui vi ho parlato prima, insomma negli altri video. Sapevo che questa era la mia ultima vacanza, l'avevo accettato psicologicamente, ero pronto per godermela. 2 giorni, no, il giorno prima di partire, noi siamo partiti da Atene con la crociera, quindi appena il giorno che sono arrivato ad Atene, che erano 2 giorni prima della crociera, mi è tornata una piccola stai qua,
quindi ho preso i miei colleri subito, insomma tutte cose, ho fatto tutto quello che potevo fare e non volevo assolutamente rovinarmi la crociera, quindi l'ho scoppiata appena ho potuto, che so che, ripeto, non si deve fare, ma è andato tutto bene, quindi è scoppiata, non se ne è accorto nessuno. E bene. Quindi insomma questo è stato l'unico neo di questa vacanza, insomma di tutta la mia estate, ma adesso sto bene e ripeto, nonostante forse qualcosa c'era nei trucchi, penso che fosse legato allo stress, ma vabbè, cosa devo fare? Devo studiare, quindi insomma la mia situazione è quella che è, quindi non è che posso stare a casa, cioè posso riposarmi, far finta di niente. E niente, in realtà l'estate è la mia migliore amica è venuta a trovarmi a fine maggio, siamo andati a scuola di recitazione qua insieme. E, lei è spagnola ma pensava di rimanere qua per sempre, poi in realtà ormai quasi 10 anni fa è tornata a casa, cioè è rimasta molto male anche lei perché non si aspettava di voler tornare a casa, non è che doveva ma voleva lei, insomma non è successo niente a casa sua per cui è dovuta tornare, ma insomma non stava bene qua, quindi quello è stato un trauma bruttissimo per me. E lei è l'unica. Anche ogni volta che la rivedo sono andato io in Spagna a trovarla, è tornata appunto quando ci salutiamo, che lei va via, io rimango, cioè mi riduco in lacrime tutte le volte perché proprio mi manca e in un modo che cioè non succede con nessun altro, neanche con i miei amici gay. Quindi insomma, vabbè, è andata via, è venuta qua, siamo stati insieme. E dopo, questa è una cosa di cui volevo parlare, avrei voluto farvi un video separato su questa cosa, ma la mia estate in realtà è iniziata con un bruttissimo litigio ed è stato bellissimo. Allora, ho conosciuto questo ragazzo, ma l'avrò conosciuto all'inizio di maggio, a ballare. Ehm, Ci siamo visti un paio di volte, ma da amici, anche perché gli ho detto che io cioè, non ero in una situazione mentale per di più, e poi insomma non mi piaceva in quel modo lì. Però insomma, da amico, col fatto che stavo uscendo un po' di più, ho detto vabbè, proviamo. Ci tengo a precisare che lui è un attore e io, nonostante io abbia studiato ad essere attore e sono una drag queen, io non sopporto gli artisti, cioè no, insomma, quelli, tipo gli attori cantanti, io faccio molta fatica a stare con queste persone perché generalmente sono persone molto egocentriche, piene di sé, insomma tutte le cose che si dicono sugli attori, sugli artisti negative sono verissime in molti casi. Molte di queste cose insomma mi ci ritrovo anche io e non mi piacciono, ma devo dire che come mi è stato detto in passato anche da una psicologa, non sono narcisista, ecco, questa è la parola. Molte di queste persone sono narcisiste, proprio cioè è proprio un luogo comune, un stereotipo, ed è vero, io faccio molta fatica a stare, soprattutto con gli attori, quelli che pensano che ogni cosa che succede è meravigliosa, un dono della vita, cioè se vedi il modo in cui mangi, cioè se vai al McDonald's e mangi, mentre mangi guardi la gente fuori, che dono della vita, tutto meraviglioso, è una cosa che non sopporto. E molti sono appunto narcisisti, quindi lui uno dei motivi per cui avevo capito che non sarebbero mai potuti stare insieme è che cioè, con quanto è carino e simpatico è, però aveva questa cosa di essere proprio un attore. E ripeto, non attaccatemi perché lo sono anche io, quindi non provateci. E quindi niente, ci siamo visti un paio di volte e dopo abbiamo litigato, cioè lui praticamente è un amico nuovo, l'avrò visto 2 o 3 volte, abbiamo litigato semplicemente perché siamo andati fuori una volta, io non bevo, non lo faccio pesare a nessuno, tutti sanno che io non bevo, non fumo, io non sopporto gli ubriachi, ma non in generale, non li sopporto solo se prendono in mezzo me, semplicemente perché mi annoia e mi rattrista, ma non è che vado in giro alla gente a cercare di convertire la gente, tutti i miei amici bevono, fumano, anche se sono ubriachi mentre sono lì non mi dà assolutamente fastidio, ci gioco e ci scherzo, mi dà fastidio se mettono in difficoltà me. Ok, ho fatto anche dei video in inglese su perché non mi piace bere, cioè non bevo di quella, ma è un altro discorso. Niente, lui ha bevuto molto
avevo avuto molto quando siamo tornati a casa, siamo andati sulla stessa metropolitana per tornare ognuno a casa propria e si è messo a cantare in mezzo nella metropolitana perché ero ubriaco e a quello non mi avrebbe dato fastidio se avesse cantato per i fatti suoi, ma il fatto che mi stava prendendo in mezzo anche me, voleva che io mi mettessi a cantare, è lì che mi ha dato fastidio, anche perché sono molto molto timido e quindi insomma cioè, gli ho fatto capire che non ero contento e lui mi ha attaccato di brutto, in modo noioso come fanno gli ubriachi, però mi ha toccato una cosa che mi ha dato molto fastidio, cioè mi ha detto che sono judgmental, cioè che giudico le persone e penso di essere migliore di loro perché non bevo di qua di là, e questo mi ha aperto un mondo, tanto che appunto ne voglio parlare perché mi ha fatto capire che in realtà non è così. Allora, io ho sempre vissuto la mia vita pensando cioè io mi sento molto judgmental, giudicoso, no, giudicante. Ehm, mm, io non voglio giudicare, non lo faccio attivamente, ma mi sento che io cioè io sprizzo giudizi da tutti i pori. Ehm, Nel senso che anche se io non lo faccio attivamente, non giudico la gente, io sento che la gente percepisce che io giudico. Ed è una cosa che mi ha sempre dato molto fastidio perché non voglio intanto fare sentire il pensiero in imbarazzo, non voglio che la gente, cioè non voglio che i miei amici o potenziali amici pensino si allontanino da me per questa cosa, perché non è la mia intenzione giudicare, ma ho sempre pensato che uno se mi guarda percepisce che lo sto giudicando. Quindi questo mi fa stare molto male, anche perché non so come cambiarlo. Perché allora, che sia ben chiaro, sono gay, sono una drag queen, quindi io giudico molto poco, e oltretutto questa cosa del giudicare, dell'idea del giudicare, mi ha sempre dato molto fastidio del come viene usata come un'arma dalla società. Allora, il termine giudicare penso che abbia un'accezione negativa, cioè appunto voi fate qualcosa che io non penso sia giusta e per quello io mi sento migliore di voi perché non la faccio. E, e appunto, allora, non solo io mi sento sento che di giudicare, cioè sento che mi è percepito che giudico molto, ma vengo accusato molte volte di giudicare e appunto questa cosa mi fa stare male perché non è mia intenzione e finalmente ho smesso di crederci perché come ha fatto lui ho capito che la gente usa questa cosa per azzittirmi, cioè allora io come sapete non so dire le bugie e non riesco a non dire, faccio fatica a non dire quello che penso. Quindi se c'è qualcosa che non mi piace te lo dico, soprattutto se mi viene chiesto direttamente. Se non mi viene chiesto cerco in tutti i modi di non dire niente, ma se mi fai la domanda io ti dico quello che penso. E quindi col fatto che la gente quando ti fa le domande si aspetta sempre una risposta positiva perché è solo una domanda di circostanza, ma se io do una risposta negativa poi mi viene detto che giudico, ma non ci credo più perché tutti noi abbiamo delle opinioni su qualsiasi cosa, quindi qualsiasi cosa che il mio cervello e i miei occhi vedono e sentono, il mio cervello si fa un'opinione, bella, brutta, positiva, negativa, e quindi è questo, cioè e quindi il fatto che a me piaccia o non piaccia una cosa o un comportamento non vuol dire necessariamente che io mi sento migliore perché non lo faccio. Vuol dire semplicemente che non mi piace e quindi me ne allontano. Ma la gente quando sente che, cioè, se mi fa una domanda, cioè se io esprimo un'opinione impopolare o insomma che va contro quello che pensano loro, tutti mi dicono che giudico e danno per assodato che appunto io mi senta migliore per il fatto che non faccio questa cosa che a me non piace, ma non è assolutamente così. Tutti noi abbiamo opinioni su qualsiasi cosa, la differenza intanto è che io la dico e dico quella vera, e questo è da quando sono nato che noto questa differenza. Io praticamente dico quello che pensano tutti, ma io lo dico, gli altri lo pensano solo e quindi io sono quello che si prende le mazzate. Sì, non credo più, cioè il concetto di giudicare non ci credo più e soprattutto quando la gente
Adesso in realtà non me lo dicono più in tanti, però insomma non mi faccio più scalfire dal fatto che la gente usa questo, cioè mi dice che giudichi per azzittirmi, perché non è vero. Abbiamo tutti un'opinione su qualsiasi cosa ed è quello che ho detto a lui. Cioè, se io vedo una persona che zoppica per strada, il mio cervello, adesso io non so se il cervello, cioè, penso che il cervello funzioni così per tutti, non penso che sia solo il mio che fa così. Se vedo una persona che zoppica per strada, il mio cervello automaticamente, senza che io voglia anche pensarci, si fa due pensieri: o che questa persona è nata con una condition, disfunzione, insomma, non lo so, o che gli è successo qualcosa, magari è caduto. Quindi io non posso proibire al mio cervello di avere un'opinione su quello che vedo o quello che sento. Posso dirla, posso non dirla, ma non posso impedire al mio cervello di pensare. E, e questo è quello che mi ha dato fastidio, cioè questo, spero di starmi spiegando bene. Ehm, con questo ragazzo stavamo parlando prima di tutto questo litigato. Lui mi stava parlando di, insomma, aveva conosciuto quest'altro ragazzo, si sono visti un po' di volte, e poi dopo l'ultima sera che si sono visti, questo ragazzo è andato a casa del mio amico, questo mio amico si chiama Walid, o ex amico. Hanno passato la notte insieme, poi la mattina questo ragazzo ha fatto qualcosa, ha detto, si è comportato in un modo che a Walid non gli è piaciuto, e quindi insomma gli ha detto basta, non ci vediamo più. Allora, quando lui mi ha detto questa storia, cioè, è una cosa che senti, se uno ti dice questa cosa va tutto bene, cioè la situazione è che Walid ha visto un comportamento da parte di questo ragazzo che non gli è piaciuto e ha preso le distanze. Perché? Perché Walid ha pensato che questo comportamento non gli piace, non fosse un comportamento corretto, e quindi ha semplicemente deciso di non avere nella sua vita qualcuno che si comporta così. E tutti la vedono benissimo, cioè è una cosa normalissima questa cosa. Io cosa ho fatto? Lui si è sentito giudicato da me per il fatto che lui beve, e quindi io, quando lui ha cercato di farmi cantare in mezzo alla metropolitana con lui, gli ho detto no, perché mi stai facendo, insomma, no, in realtà non lo guardavo neanche perché mi stava mettendo molto a disagio, e lui si è sentito giudicato perché perché il fatto che io non bevo, mi sento migliore degli altri. Ed è lì che mi si è accesa la lampadina. Allora, lui, il mio amico Walid, stava avendo un comportamento che a me non piaceva, e io ho semplicemente deciso di prendermi le distanze, come ha fatto lui con questo ragazzo che gli ha fatto qualcosa che non gli piaceva. Però, se questo mio amico Walid fa questa cosa con questo ragazzo, va tutto bene. Se la faccio io, semplicemente prendo le distanze da uno che sta facendo qualcosa che non mi piace, io giudico. Quindi vengo tacciato per giudicare. No, assolutamente no, abbiamo fatto la stessa cosa. Lui adesso mi ha detto che appunto io mi sentivo superiore perché non bevo, che appunto tutto non è vero, che mi sento superiore, ma cioè tutti ci sentiamo magari non superiori, ma ci sentiamo, cioè, anche Bully, quando questo ragazzo ha fatto ha fatto questa cosa che non gli piaceva, Bully deve aver pensato: io non voglio avere questa cosa in vita mia, io non la farai mai perché non mi piace. Quindi non dico che lui si è sentito superiore, ma si è sentito, diciamo, dalla ragione, o si è sentito comunque che quello che fa lui è giusto. Stessa cosa come faccio io. Sì, io penso che non bere sia meglio di bere, assolutamente, ma cioè, è ovvio, se no berrei. Cioè, ma che stupidata è? Non vuol dire che io mi sento superiore agli altri perché non lo faccio. Vuol dire semplicemente che è una cosa con cui non concordo e che penso che sia meglio non farla. Ed è per questo che non la faccio. Insomma, e questo mi ha proprio liberato. Vabbè, ho perso questo amico, ma vabbè, insomma, cioè, se devo stare con uno che cioè, per come mi ha trattato, va benissimo così. Oltretutto era un attore, quindi ci ho solo guadagnato. Però mi ha proprio ah, mi ha tolto un peso dal cuore, insomma, mi ha fatto stare molto meglio. E
Anzi, questo è successo prima che venisse a trovarmi la mia amica Melanie, e quindi le ho detto di questa cosa e gli ho chiesto, la mia amica beve, fuma, fa di tutto, cioè quando dico fuma dico canne e di più, non solo sigarette, fa di tutto, l'ha sempre fatto con me presente, non le ho mai detto niente, e allora infatti gli ho chiesto, ma tu pensi che io giudichi? E la sua prima risposta è stata sì, come mi aspettavo. Però gli ho chiesto, mi dai degli esempi concreti insomma, in cui hai fatto o detto qualcosa e io te l'ho fatta pesare e io ti ho giudicato? Lei non me le riusciva a trovare, perché infatti parlandone ha concordato con me. Cioè lei sa che io sono contro fumare, bere, droghe. Io non bevo neanche l'acqua gasata, cioè quindi tutti i miei amici lo sanno, tutti i miei amici sanno che si ubriacano quando andiamo fuori. Io non sarò quello che gli tiene la testa come nei film mentre vomita. Cioè, se tu vomiti, io ti lascio lì perché io non mi faccio rovinare la mia serata da te che scegli di ubriacarti. Che- Potete pensare che io sia un cretino, un pezzento, quello che volete, va benissimo, ma è così, tutti lo sanno, quindi non è che si trovano niente di nuovo. Oltretutto, fortunatamente, non ho mai avuto delle situazioni in cui ho dovuto scegliere di non aiutare i miei amici. Ovviamente se collassi perché ti viene un infarto, certo che ti aiuto, che sia ben chiaro, ma se ti viene un infarto, cioè se svieni perché sei alcolizzato non mi interessa, ma se svieni perché insomma ti viene un malore, certo che ti aiuto. Ehm, cioè, insomma, no, vabbè, svenire ti aiuterei lo stesso. Insomma, se devi andare in bagno e vomitare perché sei ubriaco, certo che non ti aiuto. Se devi vomitare perché hai mangiato qualcosa che non, insomma, innocentemente che non ti ha fatto bene, certo che ti aiuto. Ehm, e quindi alla fine lei ha convenuto con me, si dice, che in realtà è facilissimo accusare me del fatto che giudico, che mi sento migliore, ma in realtà lei non mi ha dato nessun esempio e gli ho chiesto esplicitamente, io ti ho mai fatto pesare il fatto che bevi? Cioè col fatto che lei sa che a me non piace, non concordo, ma gli ho detto, c'è stato mai un momento, cioè una volta in cui siamo usciti, in cui ti ho detto non bere tanto o ho provato di convertirti o te l'ho fatta pesare? E lei mi ha detto no. E quindi mi ha fatto stare benissimo questa cosa. È stato il litigio più bello della mia vita. Tanto che è da 20 minuti che ne parlo. E quindi così. E quindi sì, io non giudico, cioè il fatto di giudicare mm, è un concetto abbastanza inesistente secondo me, perché tutti abbiamo delle opinioni e tutti secondo me ci sentiamo magari cioè, ci sentiamo migliori sapendo che non facciamo le cose che non ci piacciono e che cioè banalmente una cosa che globalmente attaccata, cioè rubare. Io non è che dico, cioè non penso che nessuno di noi vada in giro 24 ore su 24 pensando oh io sono una persona, sono migliore dei ladri, cioè non ci pensiamo neanche, ok? Però quando insomma se sappiamo che uno è un ladro che fa una cosa che non ci piace, ci sentiamo magari cioè, superiori, però ci sentiamo insomma migliori come esseri umani perché sappiamo di non fare una cosa che non va fatta. Quindi quello cioè, come lo penso io così e come mi sento io si sentono tutti. L'unica differenza è che se mi vengo messo con le spalle al muro io te lo dico, cioè se il mio amico si fosse messo a cantare da ubriaco nella metropolitana da solo, cioè distante da me senza prendermi in mezzo, non gli avrei detto niente, a me quando la gente ubriaca a me dispiace per loro, ma insomma sarei stato dispiaciuto come lo sono sempre, non gli avrei detto niente, non gli avrei fatto niente. Il momento in cui io mi sono arrabbiato è quando ha cercato di prendere in mezzo a me e mi ha fatto sentire mi ha detto che ho, come si dice, che sono stuck up, che non mi lascia mai andare perché non faccio queste cose, quindi a parte che cioè, mi ha aggredito, non aggredito, insomma mi ha offeso anche lui, e poi sono tutte cagate queste cose anche perché gli ho dovuto dire, cioè io non sopporto il fatto che la gente cioè a parte che nessuno lo faccia, ma perché capiscono, ma se qualcuno mi dice a me che io non mi lascio andare, sono sempre
tipo un principino. Cioè, io guardo la gente, intanto io sono una drag queen, quindi direi che io mi lascio andare abbastanza. Oltretutto, cioè, io mi lascio andare, cioè, io sono un ballerino, anche quando vado a ballare, io ballo tanto che la gente, cioè, molta gente pensa che io sia o ubriaco o fatto, e molti, soprattutto in passato, mi venivano a chiedere se gli potevo dare delle droghe, perché in base a come ballavo loro, cioè per loro era ovvio che io fossi drogato. E io faccio questo sobrio, io non bevo neanche il caffè, ok? Quindi io non ho bisogno, cioè io mi lascio andare benissimo da solo, non ho bisogno neanche di aiuto. Vedi, questo mio amico, quello che mi era triste è che l'unico modo in cui la gente riesce a lasciarsi andare è semplicemente se è ubriaca o fatta. È quello che mi dispiace. Io non ho bisogno di queste cose. Sono timido, sì, e oltretutto per me non c'è bisogno di cantare in mezzo alla metropolitana, anche perché io canto professionalmente, cioè guadagno dei soldi quando riesco, quindi non ho bisogno di cantare in metropolitana per lasciarmi andare. Ma va bene. Mamma mia. Ci ho messo 20 minuti a parlare di questa singola cosa. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi capita anche voi, se mi sono espresso bene non lo so. E adesso continuiamo un po' con quello che è successo. Sono andato al mare con mia mamma dopo, a luglio, che è andata bene, non c'è nessuno, era vuoto, noi andiamo in mezzo a niente, cioè, costa pochissimo, quindi se era vuoto noi, vuol dire che insomma la crisi c'è. E niente, sono andato al matrimonio del mio amico. Allora, io ho due amici, Pete e Jose. Pete è di Manchester e Jose è del Venezuela. Sono insieme da 3 anni, vivono già insieme già da tanto, e si sono sposati ad agosto. Vi racconto, ma sì, giusto per insomma farvi un po' ridere, io 2 anni fa, quindi nel 2024, ho fatto la mia seconda crociera gay. E siamo andati a Lisbona. Lisbona era il centro della vacanza, tanto che ci siamo stati la notte. La compagnia che uso io per la crociera è una compagnia americana, quindi tutti questi americani sono felicissimi di essere in Europa perché è molto diverso, sono cose che non hanno mai visto, e appunto tutti erano eccitatissimi per andare a vedere Lisbona. Anche io sono ignorantissimo, non ho mai viaggiato a parte queste crociere, quindi sono tutti posti che non ho mai visto, non so niente, geograficamente non so niente perché il mio cervello non ce la fa, al mio cervello non interessa, io voglio semplicemente vedere questi posti. Niente, tutti scendono per andare a Lisbona, io e il mio amico Marvin con cui ero, eravamo prontissimi, e abbiamo scelto stiamo usando proprio una mappa, una cartina, quelle di carta, per andare a girare. Io sono una capra, sono ignorante, io non vado a vedere i musei, non mi interessano, quindi cioè, non avevo neanche un punto di riferimento, cioè non avevo neanche da dire devo assolutamente andare lì. A Lisbona non c'ero mai stato, non sapevo cosa ci fosse e volevo semplicemente girare. E niente, cominciamo a girare e Lisbona era bruttissima, era orribile. Tanto so che Lisbona piace a tutti, quindi ma non mi interessa, per me è stata oscena. Niente, cominciamo a camminare, era bruttissima, non c'era niente da vedere, orrenda, degradata, tanto che eravamo sicuri di essere andati nella parte sbagliata della città e magari seguendo sta cartina, non so poi perché abbiamo preso sta cartina, poi vabbè abbiamo anche usato Google Maps, ma abbiamo pensato che magari non eravamo nel centro, cioè per sbaglio magari eravamo andati fuori, quindi ovviamente fuori è tenuta meno bene. Niente, dopo un po' girando, abbiamo capito che noi eravamo nel centro, cioè quello era il meglio che Lisbona aveva da offrire. Io sono rimasto, cioè tutti e due siamo rimasti schifati, è una città degradata, ma neanche tanto degradata, è deprimente. Uno dei motivi per cui Lisbona piace sono tutte queste piastrelle colorate attaccate ai muri, per me invece è proprio quello che lo rende triste, è proprio deprimente, orrenda, non c'è niente da vedere, a parte una piazza vicino al mare, sì, poi c'è questa statua, che in realtà non sono neanche andato a vedere perché non ho avuto tempo, non so se è di Gesù, penso che sia religiosa, vicino a un ponte, penso che quello deve essere stato bello, sì, ma niente, cioè per me è stata la città più brutta che io abbia mai visto in vita mia e mi sono detto
assolutamente mai più. Abbiamo passato la notte, è bellina di notte per due motivi. Intanto non la vedi perché è buio, quindi non vedi quanto è brutta. E poi devo dire che l'atmosfera è molto bella. Ovviamente io sto parlando di Lisbona come, cioè, fisicamente, le persone non le conosco, non ci ho parlato, non mi interessa, non giudico un posto in base alle persone che ci vivono e io sono ignorante, voglio la bellezza che proprio mi prende a schiaffi, cioè voglio la bellezza ovvia. E, l'atmosfera però devo dire che è bella di notte perché c'erano, oltretutto era estate, c'erano tutti questi bar pieni di gente, pieni, tanto che la gente era proprio fuori per strada, quindi l'atmosfera era molto bella. Ma Lisbona mi sono subito detto mai più. È piaciuta a tutti gli americani, solo a me e Marvin, che oltretutto è americano, non è piaciuta. Ho detto mai più. Scendo dalla crociera, ritorno a Londra e i miei amici, questo agosto 2024, mi dicono ci sposiamo a Lisbona. Quindi niente, mi è toccato andare a Lisbona quest'anno di nuovo al matrimonio dei miei amici. Io ero furioso con tutti i posti, oltretutto io non ho soldi, ma mi tocca anche, cioè questi ultimi viaggi che mi faccio mi tocca andare a Lisbona. Vabbè. Niente, andiamo a Lisbona, fortunatamente non era in centro, era praticamente, non so come spiegarlo, ma è stato innanzitutto questo è stato il matrimonio più bello della mia vita. Nonostante Lisbona, ma perché Lisbona non l'abbiamo vista. Noi eravamo su una montagna, ma su questa montagna c'era praticamente questo hotel che era tutto per noi, era tipo una casa del Grande Fratello, c'erano 15 stanze, era tutto per noi, isolato dal mondo, quindi potevamo anche lasciare le porte aperte perché i ladri, cioè, si sarebbero dovuti fare tutta una montagna a piedi per venire a prendere le nostre cose, quindi eravamo tutti lì, pagato fortunatamente dal mio amico oltretutto, e poi sempre in questo complesso c'era anche il posto dove abbiamo fatto la cerimonia, c'era tutto il giardino dove si sono sposati proprio nel giardino, poi dopo c'era anche la stanza per il ricevimento. Bellissimo, bellissimo, non avevo mai visto una cosa così, non pensavo che esistesse, ma era proprio di un matrimonio delle favole. Pensavo che esistesse solo nei film, ma è stato bellissimo. Poi oltretutto io sono arrivato il giorno prima del matrimonio e loro il giorno prima hanno organizzato un barbecue in un altro posto dove c'era anche una piscina con tutto pagato da loro oltretutto, quindi c'era tantissimo da mangiare. Il giorno del matrimonio c'è stata la cerimonia appunto fuori, poi c'era da mangiare sia fuori, poi siamo andati a mangiare dentro, seduti, poi dopo continuavano a portare da mangiare, poi abbiamo fatto la festa lì. E questo matrimonio devo dire che è stato molto economicamente ed emotivamente, a livello di tempo è stato molto pesante per tutti noi, non solo per i due sposi, perché hanno fatto un addio quello dell'uomo celibato, uno per Pete, uno per Jose, quindi due, e poi uno insieme dove sono andati a Bruxelles, penso. Io non potevo andare per Amsterdam, non lo so, insomma, o Amsterdam o Bruxelles, ma non potevo andare perché non avevo soldi, quindi quello mi è dispiaciuto. Poi dopo, in realtà loro si sono sposati ufficialmente a Manchester, dove abita uno dei miei amici, dove hanno proprio fatto tipo un matrimonio in comune, anche quello bellissimo, bellissimo. Quindi siamo dovuti andare a Manchester, che è lontano da noi. Per fortuna siamo stati a casa di sua mamma, però insomma anche quello ci ha costato soldi e tempo. E poi c'è stato questo matrimonio a Lisbona, che è un matrimonio finto, cioè legalmente non serve a niente, era però la cerimonia, che ci ha costato soldi, perché comunque abbiamo pagato il volo e tutto, e anche tempo. Insomma, è stato costoso in tutti i livelli, per tutti, soprattutto per i best men, cioè tipo la damigella d'onore del maschio, cioè l'uomo che non so come si dica, che io non so come funziona in un matrimonio in Italia, ma qui se tu sei il testimone, mi sa che si chiama in italiano, tu devi organizzare l'addio al celibato, quindi hai una marea di cose da fare come best man. E insomma,
Fortunatamente non lo ero io e quindi io mi sono semplicemente presentato. È stato bellissimo, ragazzi, bellissimo, molto romantico. Oltretutto loro due sono molto romantici, quindi... Poi dopo in Italia non so se ai matrimoni ci sono quelli che fanno i discorsi, però da noi ci sono Best Man, che è il testimone del maschio, loro ne avevano poi due o tre, e poi il Maid of Honor, che è la damigella d'onore, quella della femmina, loro fanno i discorsi, quindi anche quello è stato bello. E poi dopo abbiamo fatto proprio una cosa dei film, cioè quando ero al mare a luglio, prima di andare al matrimonio, è arrivato un messaggio dicendo che Jose, uno di questi miei due amici, a lui piace molto Lady Gaga, soprattutto Bad Romance, e quindi al mio amico era venuto in mente di creare un piccolo balletto. Noi ci conosciamo tutti perché siamo parte di un gruppo di danza, ovviamente. Ehm, Gli è venuto in mente di fare un balletto per Bad Romance. Quindi ci ha insegnato, ha fatto un video dove ci ha insegnato i passi, quindi mi ha toccato anche imparare il balletto, che un po', cioè nessuno aveva voglia, perché appunto questo matrimonio ci ha richiesto molto tempo già. Però, insomma, l'ho fatto ovviamente e ragazzi è stato bellissimo perché poi abbiamo fatto anche le prove nascosti in questo posto prima del matrimonio e alla sera quando siamo andati a ballare c'era, siamo rimasti in questa montagna, nella stanza del ricevimento, poi hanno fatto anche la musica, c'era il DJ e l'unica cosa che noi sapevamo è che appunto il DJ sapeva che a un certo punto doveva assolutamente far partire Bad Romance e noi noi non sapevamo quando, non sapevamo niente, cioè non eravamo preparati al momento, quindi quando abbiamo sentito la musica ci siamo tutti preparati perché oltretutto solo noi, cioè noi amici sapevamo di questa cosa, i parenti non sapevano niente, quindi eravamo tutti lì che ballavamo e quando è partito Bad Romance ci siamo tutti messi in formazione a fare il balletto che tutti ci guardavano, ovviamente Jose e Pete non sapevano niente e quindi è stato bellissimo ma proprio come nei film, cioè ho sempre pensato che queste sono non cagate, insomma sono cose che in realtà non esistono, nessuno farebbe delle cose così, ma è stato bellissimo. E quindi insomma è andata, ma non è finita qui, perché adesso sì, queste sono tutte storie cagone, giusto per farvi un po' ridere. Vado in aeroporto per tornare a casa, dopo il matrimonio, avevo i pantaloncini corti perché era estate e quei pantaloncini so che da lì cadono le cose dalle tasche, quindi sono sempre molto attento. Niente, vado dopo security e mi accorgo di aver perso il mio portafoglio. Il mio portafoglio è un bagaglio semplicemente così dove ho semplicemente le mie carte e i miei biglietti da visita da drag queen, insomma, quindi è sottilissimo così. E niente, e le chiavi. No, le chiavi ce l'ho in tasca, non nel portafoglio. E niente, mi accorgo di aver perso il portafoglio. Io non ho mai perso niente in vita mia e quindi non sapevo bene cosa fare. E ho chiesto se potevo uscire, tornare indietro da security e andare nella zona d'aspetto, perché ero lì per 5 ore oltretutto. Ad aspettare, mi hanno fatto andare perché mi sa che in Inghilterra non ti farebbero tornare indietro, però non l'ho trovato, ovviamente pensavo che qualcuno me l'avesse fregato, giustamente. E niente, io non ho mai perso neanche le mie carte di debito, non di credito, quindi non ho mai bloccato niente, però insomma alla fine ho bloccato le mie due carte, avevo Barclays, Monzo mi sa che non esiste in Italia, ma è una carta che ti permette di usare le sterline all'estero senza pagare commissioni o cambi. Mi ho bloccato, ho detto vabbè, mi arriveranno tra una settimana, fine, quindi alla fine ero sereno, che insomma niente di male era successo. Niente, torno a casa, tra il matrimonio e la crociera c'erano tipo 2 settimane di tempo, dovevo aspettare. E niente, una settimana dopo, mentre avevo una lezione di inglese con il cliente, mi è arrivata una chiamata da un numero che poi non ho preso, però dopo ho capito che era l'aeroporto di Lisbona. E ho detto, guarda, mi hanno trovato il mio portafoglio. E innanzitutto ho detto, ma come hanno fatto a chiamarmi?
Poveretti, col fatto che nel mio portafoglio sono i miei biglietti da visita da drag queen, quindi quasi quasi sono trovato il portafoglio con la mia faccia da drag queen, dietro c'era il mio numero, quindi mi hanno chiamato per quello. Mi fa ridere pensare a cosa abbiano pensato loro, cioè per dire in che mondo viviamo che adesso trovo un biglietto da visita di una drag queen. Però vabbè, ho detto, vabbè, non... Ormai le mie nuove carte sono arrivate, non sto a chiamare niente, insomma non mi serve riavere il mio portafoglio. E niente, fine così. 2 giorni prima di partire per la crociera, a metà agosto, mi viene in mente che io in realtà nel mio portafoglio che ho perso avevo anche la patente. Non mi era proprio venuto in mente perché io qua non guido, proprio nella patente qui è un documento di identità, quindi quando vai a ballare spesso ti chiedono un documento di identità, la carta di identità italiana non vale qua, quindi o vai col passaporto o vai con la patente, quindi per me è fondamentale avere la patente qui. E non mi era per niente venuto in mente che l'avevo persa. E quindi 2 giorni prima di andare in crociera mi è venuto in mente che avevo perso la patente. Quindi niente, vabbè, dovevo andare in crociera, quindi me l'ho fatto tutta la crociera, di cui vi parlerò. Torno a casa e ho detto, vabbè, col fatto che sapevo che avevano il mio portafoglio perché mi hanno chiamato, ho provato a richiamarli, a ricontattarli, a scrivergli. Poveretti, non parlano inglese benissimo, quindi insomma anche lì, cioè poveretti nel senso non è il loro dovere, quindi insomma è stato un po' difficile, però il portafoglio ce l'avevano. L'unica cosa è che loro non lo spediscono, cioè se tu vuoi, non spediscono oggetti smarriti, quindi se tu vuoi riaverli devi organizzarti tu con un corriere. Io non ho mai usato un corriere in vita mia, però ho guardato DHL, che vedo in giro, ed è stato un trauma perché, allora, se tu usi il sito inglese loro presumono che tu stia mandando un oggetto dall'Inghilterra, quindi non puoi neanche selezionare mandamelo dal Portogallo, quindi ho dovuto usare il sito portoghese e poi dopo ti fanno una marea di domande e poi insomma, non ti permettono, almeno vabbè, io non ce l'ho fatta, non ti permettono di selezionare esattamente da dove a dove, nel modo in cui serviva a me, insomma è stato un delirio. Mi sarebbe costato comunque 70 sterline, penso, a farmi mandare questo portafoglio. Avrei dovuto mandare molte autorizzazioni scritte anche per dire che insomma autorizzavo un ragazzo ad andare a prenderlo e il ragazzo di DHL andarlo a prendere. E poi nel mio portafoglio c'erano 5 sterline in carte, loro mi hanno detto che perché li ho anche chiamati, loro non trasportano denaro, quindi non possono, quindi avrei dovuto anche chiedere all'aeroporto di prendere via i 5 sterline. E insomma, in tutta questa organizzazione mi sa che ci ho perso 3 giorni dove io, ricordiamoci che sono disperato perché devo studiare, sono senza soldi, senza futuro, e quindi insomma ho buttato via questi 3 giorni importantissimi per me senza guadagnarci niente perché alla fine non sono riuscito anche tramite altre compagnie. Insomma, morale della favola, mi è toccato andare a Lisbona per un giorno per riprendere con le mie mani il mio portafoglio. Ci sono andato perché loro si tengono i documenti per 3 mesi. Se dopo 3 mesi non li vai a prendere, li rimandano in ambasciata. Quindi in quel caso li spediscono. Solo che io pensavo che loro me la mandassero all'ambasciata italiana, cioè in Italia, penso a Roma, e non me ne faccio niente. E quindi insomma mi è costato di meno ed è stato più veloce che io andassi a Lisbona per un giorno per prendere il mio portafoglio, perché il mio portafoglio era con la polizia dentro l'aeroporto. Tutti che mi dicevano, dai, così fate il weekend dalla via. Allora, ricordiamoci che io non ho soldi da spendere, non ho tempo da perdere perché devo studiare e oltretutto io odio Lisbona. Quindi anche la mia amica Melanie, quella spagnola, fa, dai, ti vengo, insomma, andiamo a fare un weekend insieme. Io non voglio assolutamente spendere neanche un'ora a Lisbona, è orrenda. Non ho tempo, non ho soldi, sono arrabbiato. Quindi niente, sono andato semplicemente per un giorno. E ero stato anche fortunato perché avevo trovato un volo alle 9 di mattina, ho detto vabbè, arrivo lì verso mezzogiorno, solo che la polizia chiude alle 4. E ho detto ci manca solo che faccio ritardo, faccio un ritardo di non so di 4 ore, arrivo a Lisbona all'aeroporto che la polizia ha già chiuso, quindi vado a Lisbona per niente. Quindi per sicurezza ho preso un volo prima, quindi alle 6:30 di mattina, quindi non ho dormito tutta la notte e niente, ho fatto tutta la giornata in aeroporto. E oltre tutto l'aeroporto di Lisbona è fatto in 2 parti, c'è quello principale, poi c'è uno di fianco. Allora io ero in quello principale. Ragazzi, ci ho guardato per delle ore, perché io mi sono portato il computer per studiare, coding,
non c'erano attacchi per la corrente, c'erano solo da Starbucks, ma non volevo pagare per principio, anche perché non mangio niente da Starbucks, voglio fare il bravo. E quindi dopo 2 ore di giro, mi sono seduto e poi dopo, insomma, ho studiato per un paio d'ore, intanto avevo paura che mi morisse anche il telefono perché lo stavo usando come hotspot per usare internet. Quindi, insomma, neanche quella è andata benissimo. E niente, ho buttato via un giorno a Lisbona. Non ci potevo credere, quindi Lisbona che è la città che dopo Atene, adesso vi spiegherò perché, è la città più brutta che abbia mai visto, ci sono stato ben 3 volte, dato che ho tempo da perdere e soldi da buttare. E va bene. In tutto questo vi chiederete, ma perché semplicemente non ti sei fatto un'altra patente? Perché ho pensato anche a quello. Niente, col fatto che abito qua sarei dovuto andare in polizia qui, mi avrebbero dato un documento che poi avrei dovuto usare per andare al consolato italiano qui a Londra, che mi avrebbe rilasciato un altro documento per poi rifarmi la patente in Italia. Quindi vuol dire che l'avrei dovuta rifare a dicembre quando tornavo, quindi avrei voluto dire che io fino a dicembre rimanevo senza patente, quindi senza documento, e quindi anche quella praticamente non è andata, insomma non conveniva, anche perché io non ho tempo di fare queste cose, e poi non so quanto, se mi sarebbe costato, insomma se avessi dovuto pagare di più, non lo so. Quindi niente, anche questa è andata, spero che faccia ridere almeno voi, perché io non stavo assolutamente ridendo. Oltretutto, dopo che ho fatto ho passato tutta la giornata in aeroporto perché mi sa che il mio volo era alle 5 di ritorno. Vado sempre security e non trovo più le mie cuffie. Per ascoltare, insomma, le cuffie del telefono. E ho detto, porca miseria, cioè, sono venuto qua a recuperare. E il mio portafoglio, ho perso le cuffie, ma le cuffie, cioè, si ricomprano, ma a me servivano lì perché avevo altre 2 ore da aspettare, volevo guardare dei film. Quindi dopo che sono passato da security ero lì che cercavo, sapete che questo ragazzo ha capito, cioè, c'era un ragazzo che si è ritrovato nel suo cesto delle cuffie e secondo me ha capito che insomma potevano essere mie, e quindi mi è venuto a ridarle, perché sennò ero già lì che dice, cioè sono venuto qua per recuperare il portafoglio, ho perso qualcos'altro, quindi ci sarebbe mancata solo quella, ma va bene. Il video è davvero lungo, quindi lo spezzo a metà, quindi qui finisce la prima parte e poi vi faccio vedere la prossima un'altra volta. Ciao ciao!